Allora, vediamo questa seconda parte del video sul navigatore, anzi sul nuovo CarPlay di KG, il modello Play che avete già sicuramente visto nel primo video. Ok, vediamo se così si vede tutto oppure no. Accendiamo. Allora, una delle prime cose che si notano è che, diciamo, quando il monitor si accende ritorna automaticamente, diciamo, riattiva automaticamente Android Auto, CarPlay o Apple CarPlay se li avete attivati. E questo è comodo perché in realtà, ripeto, non dovete ogni volta perlomeno selezionarlo. Io sono ancora all'interno di un garage, per cui diciamo che anche oggi la temperatura esterna è intorno ai 35 gradi, per cui cerco di evitare di andare in moto per, diciamo, non morire. Comunque vediamo subito se riesco a fare una ripresa un pochettino più interessante che prenda anche, vediamo se si vede tutto ok. Come per il navigatore Connected Ride, per passare dal TFT, nel caso in cui abbiate il TFT al navigatore, è sufficiente tenere premuto il pulsante per qualche secondo e lui automaticamente esegue uno switch sul display, compare, e questo consente di passare da una parte all'altra, quindi switchare utilizzare il controller come si può dire, sul CarPlay piuttosto che sulla TFT. Fatto questo, in questo caso sono switchato sul navigatore, quindi su quello che è il CarPlay, io posso muovermi, mettiamo in pausa, posso utilizzare la rotella per passare alle varie sezioni del CarPlay. Ci sono ancora alcune cose che forse andrebbero sistemate dal punto di vista, ecco, della posizionamento, non ho ancora ben capito. Ecco, così ad esempio tornando indietro si passa da un'area all'altra, con la pressione delle frecce si attiva, mentre e anche qui ripeto, con lo spostamento verso diciamo il movimento verso destra del controller si conferma comunque la stessa cosa che si ottiene premendo il pulsante e delle frecce, che fa da una sorta di invio. Altra cosa carina, questo è il cruscotto principale che ha veramente moltissime informazioni. Adesso io non so se riesce a vedere, però abbiamo la velocità, l'angolo di piega, come si può dire, i chilometri percorsi, le ore di viaggio, la pressione dei pneumatici, che come sapete quelli di BMW funzionano solo quando effettivamente il mezzo è in movimento. Qui abbiamo l'orologio, che in questo caso non ho capito come a cosa possa essere. Ah no, questo è il tramonto, scusate, l'orologio in alto. Poi abbiamo questo, lasciamo stare un secondo, torniamo di qua, abbiamo il cruscotto digitale che è diviso in due parti, questa con contagiri, contachilometri, autonomia residua, temperatura del motore, l'angolo di inclinazione, pressione dei pneumatici, marcia inserita, la temperatura ambientale e come si può dire, il voltaggio. Altra cosa carina, viene mostrato come si può dire, i giri come valore numerico, non solo come barra, come progress bar, come barra, diciamo, no, si chiama progress bar, non so come si chiama in italiano. Altra cosa, è sempre possibile passare a un secondo pannello dove viene riportato in grande la marcia inserita, poi abbiamo sempre, come si può dire, il giro motore, la velocità, la temperatura ambientale, sostanzialmente gli stessi dati, solo un pochettino più in grande. Cosa carina, comunque riporta sempre anche il chilometraggio totale della moto, quanta è la distanza residua per arrivare al prossimo tagliando e entro quando fare il tagliando. Per cui diciamo tutto sommato non male, anche la batteria, questo è un dato sicuramente importante. E qui diciamo questi sono sostanzialmente i tre, come si può dire, il cruscotto, cioè sostanzialmente le tre schermate del dispositivo, lasciando stare tutto il mondo Apple CarPlay o Android Auto. Vediamo un secondino comunque la configurazione. Abbiamo questo che viene chiamato spettacolo, ma in realtà indica
Vabbè, lo sfondo, è possibile selezionare uno sfondo, non ho visto se è possibile fare un upload, però al massimo poi lo possiamo chiedere. La luminosità, cosa molto carina, esiste anche il sensore di luminosità, per cui attivandolo si regola in automatico, viceversa lo potete comunque regolare manualmente voi. Io ho provato in automatico all'esterno e devo dire che effettivamente fa quello che deve. Poi abbiamo la memoria, come dicevo internamente ha un 6 GB di memoria RAM, di storage, scusatemi, e poi ha una sorta di micro SD che non ho ancora smontato, per cui è da 7-8 GB, per cui però sono zero, nel senso che non sto utilizzando nulla. Probabilmente anche diciamo una predisposizione, nel senso che lo stesso modello esiste anche in versione non BMW e consente di utilizzare delle telecamere, quindi la registrazione dei video sicuramente è fatta sulle memorie interne o sulle SD. Poi abbiamo alcune funzioni, tra cui il controllo della pressione dei pneumatici, e questo modello può utilizzare anche dei sensori esterni molto particolari che hanno un grado di precisione a detta del costruttore superiore, però non ne ho idea. Poi esiste la possibilità di utilizzare un comando remoto per chi non ha la rotella, ma in questo caso non è questo il modello giusto di navigatore. Poi abbiamo il GPS, io l'ho provato, in realtà riporta effettivamente all'esterno i segnali, quindi non so se ha un GPS interno o se sfrutta sempre solo quello dello smartphone a cui è collegato. E poi di più abbiamo semplicemente la possibilità di fare uno switch tra chilometri e miglia. Poi abbiamo la lingua, in questo caso io ho scelto l'italiano. Poi abbiamo le impostazioni dell'ora, il formato dell'orario e della data, anzi in questo caso mettiamo giorno, mese e anno come si utilizza da noi, se deve essere visualizzata l'alba e il tramonto, e poi regolazione automatica dell'ora tramite GPS o connessione telefonica, in questo caso. Poi abbiamo il ripristino, gli aggiornamenti, facciamogli fare un controllo, lo colleghiamo, vediamo se per caso si collega ad internet. In questo caso sto utilizzando la connessione wifi di casa e ok, vabbè, a quanto pare è già l'ultima versione, per cui non c'è nulla da fare. Ok, torniamo indietro e andiamo a vedere la parte CarPlay. In questo caso è già configurato, comunque abbiamo visto prima come configurarlo. E abbiamo le solite cose, nel senso che abbiamo la barra sotto degli strumenti. Questo è, diciamo, come si può dire, un sistema proprietario di Android Auto, per cui la disposizione delle icone è sostanzialmente sempre quella. Abbiamo il classico pulsante per passare alla visualizzazione delle app disponibili. In questo caso io non ho molte app installate, anche perché utilizzo Google Maps in questo periodo di prova. Il mio Spotify c'è, quindi diciamo il resto delle cose poi non le utilizzo. Poi abbiamo comunque sempre la possibilità di avere il doppio schermo. È vero che la parte del navigatore non è grandissima, ma ripeto, secondo me è più che sufficiente. Comunque è sempre possibile eseguire una sorta di passaggio a singola finestra, e questo dovrebbe semplificare anche, diciamo, migliorare la visibilità delle coordinate. Durante l'utilizzo è un classico Android Auto, perché compaiono i soliti pop-up con le indicazioni, la strada rimanente, la velocità, i limiti di velocità e così via. Poi anche qui nel caso di solo musica è possibile attivare come si può dire, la schermata singola. Poi abbiamo il telefono, abbiamo le impostazioni, andiamo a dare un'occhiata. Queste sono le classiche, nel senso che adesso utilizzo la rotella così giusto per farle scorrere un po'. La posizione, cambia layout, è possibile semplicemente invertire la posizione, diciamo dare priorità alla navigazione piuttosto che alla parte multimediale.
Vabbè, si deve mostrare anche la prima riga dei messaggi, il suono dei messaggi, avvia Android Auto automaticamente, avvia automaticamente la musica, anche qui potrebbe essere, diciamo, fastidioso per alcuni. Usa lo sfondo dello smartphone in Android Auto, modalità giorno-notte, posizione del conducente, in questo caso ecco, non ha molto senso su una moto, ma partiamo sempre tenendo presente che è un prodotto nato non solo per le moto, ma principalmente per le auto. E poi cosa che abbiamo ancora? Account di lavoro, intanto lo lasciamo disattivato, e poi altre impostazioni le si trovano direttamente sullo smartphone. La parte Google, l'assistente vocale funziona perfettamente. Ecco, giusto così per chiarire un'ultima cosa, io ho collegato entrambi gli interfoni, andiamo a vederlo anche così. Ho appena fatto un reset, per cui possiamo andare a vederlo da qui. Se notate avrò soltanto un casco perché stavo facendo alcune prove, però nelle impostazioni andiamo, collegamenti, io ho collegato sia lo smartphone che i miei due caschi direttamente sulla moto. Questo diciamo semplicemente perché do priorità alla moto, per cui anche il discorso di applicazione di BMW che trasmette le informazioni io l'ho configurato così, e sul CarPlay non ho configurato assolutamente nulla. In realtà è la moto che si collega allo smartphone e dallo smartphone diciamo rimanda il tutto alla moto, ma questo sostanzialmente è un monitor della moto, per cui alla fine della fiera ho pensato che potesse funzionare, in realtà funziona molto bene, per cui non si perde nulla dell'utilizzo. Comandi vocali, musica, indicazioni vocali di Google Maps, quindi non parlo del navigatore della moto, ma di Google Maps, qualsiasi cosa, anche la lettura dei messaggi che arrivano, WhatsApp e così via, fa tutto in automatico, e questo secondo me è sicuramente una nota molto positiva. Poi sul funzionamento di Android Auto, diciamo, ci sono 1 milione di tutorial, è assolutamente identico. Altra cosa sulla questione touch, io l'ho provata con i guanti da moto e effettivamente funziona, capite? Normalmente però ecco, non serve più di tanto, nel senso che io ho trovato, torniamo in modalità, ok, ho trovato molto comodo se ce la faccio, ok, il fatto di poter passare velocemente da un'area, da una zona all'altra, per cui io trovo, sotto questo punto di vista lo trovo molto comodo. Anche il pulsante delle frecce, che effettivamente non serve a nulla se non ci sono frecce da inserire. Ecco, questa è la parte di Android Auto. Le applicazioni cambiano in funzione di quello che state utilizzando. Torniamo un secondo però, usciamo dalla modalità Android Auto e torniamo qui. La cosa carina quando si è in moto e si ha una di queste due schermate è che sotto vengono indicate, ci sono le frecce, quindi quando io inserisco una freccia vedete che si accende anche il LED, stessa cosa quando la inserisco. Altra cosa molto carina è ci sono due icone che indicano l'uso dei freni, vedete, freno anteriore, freno posteriore, la riserva di carburante, l'altitudine e nient'altro. Ecco, sono comunque informazioni che sono, adesso ripeto, sono più scenografiche, perché poi in realtà sapere quando sto premendo uno dovrebbe già avere una certa sensibilità sia alle mani che ai piedi, però è comunque un qualcosa di carino. Allora, aggiungo anche un paio di punti, diciamo. Allora, metto anche un paio di ultime domande che mi sono state fatte, per cui diciamo cerco di dare una risposta. Io spero che si veda tutto bene. Allora, prima domanda, andiamo a vedere la questione del riflesso, nel senso che io l'ho provato in pieno sole e devo dire che con una luminosità che si regola in automatico, grandi riflessi non ne avevo mai avuti. Come ho detto anche nel primo video, dipende molto dall'inclinazione con cui montate. Questa è l'inclinazione standard e
in questa posizione non ho problemi. Certo, poi nulla vieta che se ho il sole probabilmente alle spalle che mi passa sulla testa e picchia direttamente qui, però lo stesso problema ce l'abbiamo anche sul TFT, per cui grandi problemi di luminosità non ne ho avuti. Vediamo se riesco a dare... vabbè, speriamo che si veda. Altra cosa, andiamo a vedere, una delle cose che mi è stato chiesto era come togliere eventualmente modalità, posizione, cambia layout, mostra controlli rapidi. Ecco, una delle informazioni che mi sono state chieste è se è possibile eliminare questa barra. In realtà all'inizio pensavo di no, poi in realtà mi sono documentato e ho fatto caso anche ad altri navigatori che ho già provato con Monitor, CarPlay, Android Auto, e per la parte Android Auto l'opzione da togliere è questa, mostra controlli rapidi per le app. Vediamo se riesco. Ok, vediamo. A quanto pare rimane sempre attivo. Widget barra, vediamo. Ecco, questo non l'ho ben capito, perché in realtà questa dovrebbe togliere la barra sotto, però a quanto pare non è così. Poi le altre impostazioni non mi interessano, per cui adesso facciamo una prova switchando. No, la barra sotto rimane comunque attiva anche con quell'opzione. E questa è sicuramente, ecco, ripeto, è una delle cose che bisogna capire, magari proverò anche a sentire il produttore se c'è modo di toglierla oppure no. Non lo so, su alcuni navigatori ho visto che è possibile toglierla e su altri no, per cui per questo, diciamo, in questa fase non vi so aiutare. Altra cosa, vediamo il discorso rotella, andiamo in modalità nav e vediamo se in qualche modo, ecco, in questo caso la rotella non consente di muovere nulla. Vediamo se invece passo qui, se ho modo di... Ecco, la regolazione dello zoom in questo caso è fattibile utilizzando, posizionandosi sulla... come si dice? Direttamente. Facciamo un'altra prova, andiamo a vedere funzioni, telecomando, abilita lo scorrimento verticale, lo disabilito un attimo, torniamo in modalità Android Auto, così faccio prima. Effettivamente no, in questo momento non è possibile, ruotando la rotella, passare, ma semplicemente, ecco, è possibile farlo così, per cui si comanda sì dai comandi, però vedete che non è uno scrolling in stile Connected Ride. Ecco, in questo caso ho la batteria che è quasi scarica e mi avvisa che è ora che smetta di fare video. Adesso poi metterò la moto sotto carica, però questo è il funzionamento. Come al solito, ripeto, visto che ci sono moltissimi che non si iscrivono al canale, posso capire anche che possa risultare una rottura di scatole iscriversi, è assolutamente gratuito, non comporta nulla se non quello di ricevere, se attivate la campanellina, le notifiche sui prodotti che vengono, i video che vengono caricati nel canale ogni volta. Potete anche disattivarla se non volete riceverlo, però perlomeno, ecco, datemi una mano, nel senso che questo canale nasce come canale generalistico per diciamo i prodotti, unboxing e test dei prodotti. È un canale che stiamo cercando di spingere in tutti i modi, non tanto per guadagnare soldi, perché grandi soldi non se ne fanno, soprattutto con 1200 iscritti che siamo ad oggi, però sicuramente ci aiuta magari ad avere più visibilità con
con i vari produttori e ottenere magari qualche prodotto demo da portare qui sul canale senza dover ogni volta comunque investire, acquistare o farselo prestare. Il fatto, tipo in questo caso, il prodotto mi è stato offerto da KG dopo aver visto il mio primo video, mi ha fatto molto piacere. Non ne parlo bene perché, ripeto, non vengo pagato, così come non vengo pagato se decidete di acquistarlo. C'è un coupon adesso, lo troverete anche in questo video in descrizione, del 10%. Avevo due possibilità, quella di ottenere un 5% di coupon di sconto per voi e 3% di provvigione, chiamiamola così, per me, oppure in alternativa offrire uno sconto del 10% e rinunciare totalmente alla provvigione. Non mi interessava la provvigione, per cui ho preferito dare la possibilità di ottenere un piccolo sconto in più che non... Ecco. Tenete presente che è un prodotto che per il momento non è particolarmente scontato. KG, ho chiesto anche io spiegazioni sulla cosa, mi hanno detto che è un prodotto talmente nuovo che devono ancora ammortizzare i costi di produzione. E non dubito che sia vero, perché è il primo navigatore che ha effettivamente un'integrazione di questo livello. Considerate che nessuno dei navigatori ha ad oggi un'interfaccia di collegamento con il CAN bus, quindi con le centraline della moto. Alcuni si limitano ad utilizzare il controller per attivare, ma nessuna ha effettivamente un'integrazione così, dove è in grado di andare a leggere le informazioni nello stato degli pneumatici. È possibile anche impostare degli alert sulla su quelli che sono i valori di soglia entro cui avvisare, sia in come livello massimo che come livello minimo. Secondo me è un prodotto che ad oggi è abbastanza unico e questo lo rende sicuramente purtroppo anche più costoso da progettare. Comunque adesso, al di là di queste che sono pensieri miei, ecco, diciamo, sicuramente, ecco, è un prodotto che merita, non è un prodotto economico, anche rispetto a CarPlay o ad altri prodotti che ho provato, che sono dei semplici CarPlay. Allora, a livello di funzionalità di CarPlay non cambia nulla, nel senso che sono tutti uguali, per cui le applicazioni potete installare quelle che volete. Quello che invece fa veramente la differenza è l'integrazione con il controller e con la moto, che li rendono, ecco, soprattutto per chi ad esempio ha la predisposizione per il navigatore ma non ha un display TFT. In quel caso poter avere a disposizione un cruscotto digitale secondo me può fare la differenza. È piccolino, si vede però molto bene, luminosità è di 1200 nit, per cui io devo dire, nonostante il trattamento lucido, non ho ancora applicato la pellicola che mi hanno inviato, però devo dire che io sono rimasto veramente bocca aperta. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Allo spegnimento il navigatore non si spegne subito, rimane comunque alimentato dalla moto, ma mostra i chilometri percorsi dal trip, oggi velocità massima, velocità media, il dislivello, il tempo, dopodiché va in shutdown. Questo per rispondere anche a tutti quelli che mi dicono: ah, ma sì, però quando lo spegni, sì, è vero, non ha una batteria all'interno, per cui non può restare acceso senza alimentazione, però la moto è anche vero che non come si può dire, non fa come si può dire, non stacca subito la corrente, ma rimane comunque per un minuto e mezzo. E questo secondo me è un gran bel passo, nel senso che comunque, ecco, ha una bella integrazione. Poi vedremo anche in strada, comunque, quando viene accesa la moto, è vero, il display delle prove che ho fatto si spegne, ma in realtà rimane acceso, per cui ha un minimo di batteria all'interno. Questo, vabbè, diciamo, è sicuramente un plus. Va bene, direi che per il momento è tutto. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like al video se vi è piaciuto. Se volete condividerlo, condividetelo senza nessun problema, anzi ci fate un favore che ci aiutate a crescere. E l'ultima cosa è cercate magari di, se avete dei commenti o delle domande per un prossimo video, scrivetemelo, che ecco, adesso all'inizio del periodo estivo stavo cercando anche di organizzarmi per le ferie, però visto che lo utilizzerò sicuramente, faccio qualche viaggio anche in moto, magari riesco anche a fare qualche prova in diretta. Per il momento è tutto, grazie e alla prossima.